mia, che brutta sensazione, è come camminare su una lastra di ghiaccio, non riesci a controllare niente. Quindi attenzione alle ance troppo leggere. Mi capita spesso di sentire gli allievi ai primi mesi di studio che mi dicono frasi del tipo: no, ho messo su un'ancia numero 1 perché con la 2,5 facevo troppa fatica. L'ancia che mi hai consigliato tu non va bene, ho messo un numero in meno. Attenzione alle ance troppo leggere, perché ti creano dei danni. Seguimi fino alla fine di questo video e capirai il perché. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica con lezioni online, insegno alle persone a suonare anche da zero o ad approfondire il linguaggio jazzistico e l'improvvisazione, e con percorsi di coaching aiuto le persone a risolvere problemi. Se non l'hai ancora fatto e è la prima volta che passi dal mio canale, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite, i contenuti esclusivi, e potrai avere accesso a centinaia di contenuti gratuiti su sax, clarinetto, improvvisazione, filosofia della musica, coaching, recensioni, letture, insomma un sacco di cose. Quindi se non l'hai ancora fatto, iscriviti, mi raccomando. In più, se vuoi offrirmi un caffè, puoi fare una piccola donazione col super grazie, che mi permetterà di creare ancora più contenuti rivolti a tutti quanti. Le ance hanno diverse numerazioni, infatti abbiamo ance che vanno dal numero 1 al numero 5, dipende dagli strumenti. Questa gradazione viene stabilita a seconda dello spessore che ha la punta dell'ancia, quindi più spessa sarà l'ancia e più grande sarà il numero, più sottile sarà l'ancia e più basso sarà il numero. Di solito, quando si inizia a suonare il sax o il clarinetto, si consiglia di utilizzare ance piuttosto leggere per non mettere in difficoltà eccessivamente l'allievo. Però bisogna stare molto attenti, perché quando noi andiamo a creare un setup troppo sbilanciato, facciamo un esempio pratico: ho un'imboccatura Yamaha 4C sul sax alto. Se utilizzo le ance numero 1, il setup è troppo squilibrato perché l'imboccatura è piuttosto chiusa. Se vado a mettere l'ancia troppo debole, rischio di tappare il tutto. Quindi, come avevo detto anche in precedenti pillole, non è che se uno usa l'ancia più debole viene agevolato, o se uno usa ance più forti è più bravo, fra virgolette. Bisogna ricercare sempre un setup equilibrato. Insomma, la scelta del setup non è lasciata al libero arbitrio. Cosa significa? Che se si va da un insegnante che ha una certa esperienza nel campo, l'insegnante sa benissimo come funzionano gli equilibri del setup, quindi su un'apertura 4 che avrà un certo tipo opening vado a consigliare una certa numerazione e gradazione di ancia, e questa è una scelta che va fatta dall'insegnante e non dall'allievo. E sì, perché è vero che se da una parte l'ancia debole ci aiuta a suonare in maniera più veloce e più rapida, e quindi emettiamo un suono in maniera piuttosto semplice, dall'altro è anche vero che se il setup è squilibrato e l'ancia è troppo debole non avrò controllo, e il controllo è una cosa molto importante quando si suona, perché se io utilizzo un'imboccatura con un'ancia troppo debole si crea un collo di bottiglia che non permette al suono di proiettarsi in maniera corretta. Questo è molto pericoloso, perché addirittura rovina completamente l'impostazione e soprattutto porta dei grossi problemi di intonazione, che, come ho detto tante altre volte, è un fattore importantissimo quando si suona. Quindi sì, mi viene subito un suono facile, però sembra una nave in crociera che sta partendo dal porto. In più sono pure stonato, cioè manco li cani proprio. Il fai da te, quindi, in questi casi è molto pericoloso, perché potrebbe produrre dei danni a lungo termine di difficile risoluzione. Quindi occhio. Ricordiamo infatti che i primi anni di studio e soprattutto i primi mesi di impostazione sono fondamentali per la resa sonora sullo strumento, quindi è molto importante avere un setup bilanciato. E la cosa ancora più importante è che non ci sono regole generali per tutti. Cosa significa? Sì, io dico per iniziare il 4C Yamaha va bene, però poi va contestualizzato in un certo tipo di proiezione del suono, un certo tipo di impostazione. Infatti ogni insegnante, a seconda dell'approccio che ha, anche a livello di tipo di impostazione che vuole dare al proprio allievo, sceglie un certo tipo di setup. E qui entriamo nel campo del coaching e parliamo di zona di comfort. La zona di comfort è una zona comoda, nella quale noi abbiamo appreso a fare delle cose e da lì difficilmente vogliamo uscire.
Quando invece usciamo dalla zona di comfort, ovviamente ci troviamo in una situazione di incognita dove noi andiamo verso una zona di apprendimento che è del tutto nuova per noi, quindi ci mettiamo anche un pochino in gioco. Quando suono lancia debole sono nella zona di comfort che però non mi permette di crescere. Quando invece utilizzo il setup che mi ha suggerito il mio insegnante, esco dalla zona di comfort, sì, perché probabilmente farò un pochino di fatica in più, ma quando ci ritorno nella zona di comfort ci torno arricchito o arricchita di un bel suono, di una buona intonazione, di una buona proiezione. Quindi valuta sempre molto bene il tuo setup. Fatti seguire da una persona che è in grado di dirti sì, ok, va bene, vai avanti così, oppure no, cambia qualcosa, perché magari poi entri in una zona pericolosa dalla quale poi non riesci più a uscire. Molto spesso curo questo tipo di problematiche nelle lezioni una tantum da 30 minuti, nella quale ho la possibilità di ascoltare l'allievo e indicargli qual è la strada più adatta a lui o a lei. Quindi, morale della favola, attenzione alle ance troppo leggere, perché se da una parte ti aiutano, dall'altra ti danno un po' la mazzata sui piedi. Da seriate e dalle ance leggere è tutto, e io ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!